Avevo promesso che non avrei più commentato le parole di Antonio Cassano perché è chiaro che parla per creare hype, per creare discussione, portare ascolti sul suo canale, però è talmente divertente la tempistica con cui ha fatto l'ultima figuraccia, l'ultima uscita a vuoto, che due parole sinceramente oggi ce le vorrei spendere, ma soprattutto per prenderne spunto e poi spostarci su un terreno più interessante, ovvero andare ad analizzare quelle che sono state alcune indicazioni, secondo me, molto interessanti che stanno arrivando dalle varie nazionali con i nostri interisti, con diversi giocatori dell'Inter che ci hanno dato delle indicazioni da monitorare e possono essere anche degli spunti per Simone Inzaghi. E visto che in tanti per criticare ancora oggi Inzaghi continuano a dire che se non fosse stato per Mancini ai tempi Inzaghi avrebbe continuato a schierare Di Marco nei tre di difesa, ecco, occhio perché magari questa volta da questa sosta per le nazionali potrebbero arrivare altri spunti tattici e ne vogliamo parlare quindi in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovate amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno. Partiamo un attimo da Cassano, come detto, perché pochi giorni fa in una serie di deliri, tra le altre cose, ha detto uno che il gol di Barella che ha fatto contro l'Atalanta non vuol dire che Barella è forte perché un gol così lo aveva fatto anche Benassi, ha detto lui stesso. Qui c'è evidente volontà di fare il fenomeno contro Barella, di portare avanti una posizione già persa contro Barella, ma che lui vuole continuare a portare avanti, e dall'altro lato secondo me anche una mancanza di rispetto nei confronti di Benassi, almeno secondo me. Seconda cosa, dice che Inzaghi non ha fatto niente, praticamente sta continuando a portare avanti il lavoro di Antonio Conte, quando di giocatori dell'Inter di Conte ne sono rimasti solo 5 ed io queste rotazioni continue di ruolo nei giocatori dell'Inter, nell'Inter di Conte francamente non me li ricordo, non li ho mai visti, come dicevamo anche in settimana quando ne avevamo parlato in diretta. Ma numero 3, arriviamo un po' al centro poi di quello che è il contenuto di oggi, mi sono appuntato la sua frase, è un po' sconnessa, però più o meno dice questo. Eccola, io in questa Inter non vedo un miglioramento di nessun giocatore. Per me significa che quando questi giocatori qua, esclusi Lautaro che fa la differenza anche a livello internazionale, lo abbiamo visto in Coppa America, e Thuram che a me piace, gli altri giocatori, chi sia, vanno in campo internazionale e fanno una fatica immane. Cioè, il senso del discorso era intanto prima veniva denigrato Inzaghi o comunque ridimensionato Inzaghi e poi sostanzialmente dopo poco dice che il gioco di Inzaghi valorizza i singoli che fuori dall'Inter sono meno forti, quindi c'è un'evidente contraddizione. Però anche su questo dice che praticamente i giocatori fuori dall'Inter fanno grande fatica a livello internazionale, e mi ha fatto molto sorridere la tempistica, perché praticamente pochissimi giorni dopo queste frasi di Cassano l'Italia batte la Francia con una delle vittorie più clamorose, comunque forse anche inaspettate della storia recente della nostra nazionale, perché un 3-1 a casa della Francia, soprattutto dopo essere andati in svantaggio, è un risultato storico contro una corazzata come quella francese. E proprio tra i grandi protagonisti di questa vittoria ci sono tre interisti, due addirittura sono andati anche in gol, cioè Frattesi e Di Marco. Quindi chiamatela un po' risposta da parte dei nostri, chiamatelo karma se preferite, chiamatelo come volete. Noi ci concentriamo ora su alcune indicazioni che abbiamo tirato fuori dai nostri nazionali e altri giocatori di altre nazionali. Quindi ne parliamo. Andando però in ordine di ruolo innanzitutto. In questa Italia la prima nota interessante, secondo me, è stato l'inserimento di Bastoni ancora una volta da centrale di difesa. E contro Mbappé c'era un po' anche di timore che potesse andare di nuovo in difficoltà, ma rispetto all'Europeo, secondo me, Spalletti ha apportato una prima modifica molto interessante, cioè lo ha usato in modo un po' più intelligente, secondo me, con Calafiori che facendo il terzo a sinistra in fase di possesso si alzava di fianco a Ricci molto spesso, e quindi era un'Italia che costruiva con un 2+2, un 3+2 se vogliamo considerarci anche Donnarumma, però un 2+2 che permetteva a Bastoni anche di allargarsi un pochino di più, e quindi non l'ha usato proprio da perno della difesa a 3 come viene fatto con Acerbi nell'Inter, per esempio. Anche per questo secondo me Bastoni ha fatto un'ottima partita fino a quando poi è stato spostato anche definitivamente più a sinistra, ma mi ha dato personalmente, correggetemi poi se sbaglio oppure ditemi se non siete d'accordo nei commenti,
Mi ha dato dei segnali interessanti in termini di miglioramento a livello difensivo, cioè proprio nel ruolo puro del difensore Bastoni mi ha dato, delle buone sensazioni contro un avversario comunque molto forte, ma soprattutto sono in continuità con delle cose che io ho già visto contro il Genoa e soprattutto contro l'Atalanta. Quindi in generale mi sto un po' ricredendo sulle abilità difensive di Bastoni, è un giocatore che sta dimostrando quindi in questo momento una costante crescita dal punto di vista difensivo che è sicuramente molto, molto importante. Oggi immaginarlo centrale nella difesa a 3 dell'Inter sarebbe un po' un peccato perché sulla sinistra fa davvero la differenza, è un giocatore raro da quel punto di vista, però attenzione, ecco, magari anche a lui come possibile adattamento futuro lì in mezzo. Su Di Marco e Frattesi, poi gli altri 2 nazionali azzurri dell'Inter. La prima cosa che mi viene in mente da sottolineare è che, sembrano un pochino come lo dico, inversamente proporzionali, ecco, potremmo dire, tra, Inter e Nazionale forse. Cioè, Frattesi nel gioco della Nazionale è, devastante, assolutamente. Commette ancora diversi errori di palleggio, anche contro la Francia ha commesso diversi errori, di palleggio e nell'Inter sono pesanti per una squadra che gioca, come quella di Inzaghi, molto sulla costruzione. Ma in una nazionale così verticale come quella che abbiamo visto con Spalletti, è un giocatore veramente devastante. Il gol segnato, un'altra occasione molto importante, una traversa colpita. Come dico sempre io, Frattesi è un giocatore che fa sempre succedere delle cose e lancia anche un segnale forte, secondo me, di candidatura ad Inzaghi e tra poco magari ci torniamo. È uscito con un problemino fisico, tra l'altro non dovrebbe essere nulla di grave, per fortuna. Di Marco invece, al contrario, è un giocatore più di palleggio, quindi nel gioco di questa nazionale qui fatica e infatti prima del gol segnato io l'ho visto un po' in difficoltà francamente. Poi ha fatto un gol super, molto bello, veramente, bravissimo anche Tonali che ha fatto, un grande assist ma un'ottima partita e dopo il gol di Marco si è sbloccato, è entrato di più nella partita, ma è chiaro, almeno secondo me, che siamo di fronte ad un giocatore più da squadra di possesso e palleggio come l'Inter. Per questo dico di inversamente proporzionali, anche se non è forse il termine più corretto. Dalle altre nazionali, intanto, abbiamo visto invece un Taremi decisivo, gol con il suo Iran nella vittoria per 1-0. Çalhanoğlu, buone notizie, dopo qualche problema fisico è tornato in campo nei minuti finali di Galles-Turchia 0-0. Non ha inciso tantissimo, ma il tecnico Vincenzo Montella è stato molto soddisfatto della sua prova e ne ha parlato, in maniera molto, molto positiva. Trovate comunque sul nostro sito passioneinter.com il nostro report completo che si aggiorna, dopo ogni partita in cui vi raccontiamo come stanno andando tutti i giocatori dell'Inter con le nazionali, inclusi i giocatori dell'Inter che si trovano in prestito, come Valentin Carboni, per fare un esempio. Quindi su passioneinter.com tenete d'occhio tutti gli aggiornamenti. Voglio sottolineare però altre 2 indicazioni anche sul terreno tattico che abbiamo visto in questo momento dalle prime gare delle varie nazionali. Una riguarda Zielinski, che ha giocato con la Polonia, indossando intanto la maglia numero 10, molto particolare, davanti la difesa, con una interpretazione alla Çalhanoğlu del ruolo. È stata una prestazione più che sufficiente, comunque non clamorosa, ma, soprattutto è stato molto interessante vederlo lì davanti la difesa, un ruolo in cui potrebbe magari essere anche, riprovato. E a tal proposito in tanti hanno spesso detto nelle nostre live che vorrebbero vedere Zielinski provato anche lì davanti alla difesa nell'Inter, dovesse mai servire un sostituto di Çalhanoğlu. Io in realtà proprio in una situazione di emergenza sarei più curioso di rivederci Barella, che già l'anno scorso era diventato più equilibratore e sarei curioso di rivederlo lì in quella zona di campo lì. Mentre secondo me con Zielinski in forma e Frattesi appunto, come dicevo prima, metterli entrambi come mezzali tra inserimenti e conduzioni palla, andresti a costituire secondo me un centrocampo di livello altissimo intanto, ma soprattutto di intensità molto, molto alta. Cosa che potrebbe essere anche molto utile anche in Europa, figuriamoci in Italia un centrocampo così se ingranano bene, a che cosa andiamo incontro, ecco, ci possiamo divertire davvero. Chiudo poi con Lautaro Martinez, titolare con l'Argentina nella vittoria contro il Cile, non ha segnato, vi raccontavo l'altro giorno, che cosa ci ha mostrato in questa partita e l'ho visto molto più rifinitore, come vi dicevo, più che centravanti finalizzatore e sarà forse per la condizione fisica non al top, potrebbe essere, però è un qualcosa che avevamo già notato nelle prime 2 partite di campionato. Un Lautaro che, non che prima non lo facesse, anzi era già un giocatore molto partecipativo anche prima e che aiutava molto la squadra, però
mi è sembrato, ecco, in queste primissime partite, inclusa soprattutto quella con l'Argentina, vederlo di più nella veste di, rifinitore appunto, sì, o comunque più altruista anche. Con l'Argentina, come detto, molto evidenti, un colpo di tacco che fa con un assist per De Paul che non lo sfrutta, ma soprattutto ha una palla che può scaraventare col destro in porta, forse non è posizionato proprio in maniera perfetta, per cui è molto intelligente nel fare il velo che favorisce poi l'arrivo a rimorchio di McAllister che segna il gol dell'1-0 dell'Argentina. Quindi poteva anche tirare, invece ha preferito favorire il compagno di squadra che era posizionato meglio. Questa è una tendenza da tenere d'occhio, secondo me, soprattutto perché, vi farò vedere in un altro contenuto anche, arriverà nelle prossime ore, un'analisi che abbiamo fatto su Thuram, e c'è un Thuram che sta diventando sempre più finalizzatore, potrebbe quindi ulteriormente beneficiarne di questo Lautaro in questa situazione qua, e magari il numero di gol potrebbe essere un pochino più equilibrato quest'anno tra i 2, ma ne riparleremo come detto in un altro contenuto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale così non ve lo perdete, non vi perdete i nostri prossimi approfondimenti in arrivo nelle prossime ore. Vi invito a fare un salto su passioneinter.club se vi va di supportare il nostro progetto e di entrare a far parte della nostra grande community. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.